loose. Yo, no control. Money in my pocket and I'm all up in the zone. Ooh, I'ma act a damn fool. Ooh, I'ma act a fool. Goose got me loose. Yo, no control. Benvenuti amici in un nuovo video del canale. Oggi approfondiremo un archetipo tanto interessante quanto dimenticato, i paleozoici, paleozoici in inglese, Paléozoique in francese. L'archetipo è direttamente ispirato al periodo cambriano, un'era preistorica in cui la vita ancora non si era sviluppata sulla terraferma, ma in acqua trionfavano le stranezze, tra spugne, meduse, acquamenomastare e trilopodi. Questi ultimi, essendo composti da un resistente esoscheletro, sono in media tra i fossili meglio conservati. I membri di questo interessante archetipo sono prevalentemente carte trappola normali, con vari effetti, che però sono accomunate da un unico comune, ovvero una volta utilizzate, ed ovviamente essendo andate al cimitero, una volta per catena, quando un giocatore attiva una trappola, si evoca come un mostro normale acqua di livello 2 con 1200 attacco e 0 difesa. Non viene più considerata una carta trappola, quindi potrà essere impiegato per evocazioni Xyz, e se evocato in questo modo sarà immune agli effetti degli altri mostri, quindi se il vostro drago bianco occhi blu alternativo dovesse bersagliare un paleozoico, quest'ultimo resterà sul terreno ignorantemente, poiché durante il Cambriano non tutti sapevano leggere, ragion per cui ignorerà l'effetto. Verrà comunque rimosso dal gioco anziché andare al cimitero qualora venisse distrutto in battaglia o in altri modi. I membri che compongono il main deck sono Canadia Paleozoica, che copre un mostro selezionato in posizione di difesa, una sorta di libro della luna, ed è ispirato alla Canadia. Dinomiscus Paleozoica, forse tra le carte migliori dell'archetipo, bandisce una carta scoperta sul terreno scartando una dalla mano, ispirata al Dinomiscus. Eldonia Paleozoica, potenza di 500 attacco e difesa, un mostro selezionato, risulta utile in alcune situazioni ma come vedremo più avanti c'è di meglio, ispirato ovviamente all'Eldonia. Alucigenia Paleozoica dimezza per un turno attacco e difesa di un mostro sul terreno, rendendo un temutissimo 3000 un discreto 1500, ispirato alla Lucigenia che ricorre curiosamente in altre opere, no spoiler. Carta bellissima paleozoica, seleziona una carta bandita e la riporta nel cimitero, utile per recuperare qualche paleozoico che è partito per il Regno delle Ombre, ispirato alla Leancolia, a quell'animale lì. Why you bullying me? Marrella paleozoica, manda una carta trappola dal deck al cimitero permettendo al mazzo di avere qualche allegro paleozoico al cimitero, pronto a sbucare fuori appena possibile, ispirato ovviamente alla Marrella. Olenoides paleozoico, il tifone spaziale mistico dell'archetipo, distrugge una carta magia o trappola posizionata sul terreno ed è ispirato all'Olenoides. Picaia paleozoica permette al controllore di scartare una carta paleozoic per poi pescare due carte. Dona molta fluidità al mazzo, risultando alle volte il cuore delle carte del momento, ed è ispirato alla Picaia. Nell'extra deck invece sono presenti per ora due Xyz ed un Link. Il primo, un Xyz, è Anomalocaride Paleozoica, mostro Xyz acqua di rango 2 che richiede 3 o più mostri di livello 2 per essere evocato. È un discreto 2400 di attacco e 0 difesa. L'effetto dice che una volta per turno, se uno o più carte vengono mandate dalla nostra zona magia e trappola al cimitero, tranne la Damage Step, possiamo disotterrare la prima carta del deck e se si dovesse trattare di una trappola aggiungerla alla mano, in caso contrario mandarla al cimitero. Inoltre, se questa carta ha una trappola come materiale Xyz, si stacca uno e si può distruggere una carta sul terreno, ed è ispirato all'Anomalocaride. Opabinia Paleozoica, un mostro Xyz acqua rango 2 che si evoca con due mostri, incapace di leggere e perciò immune agli effetti degli altri mostri, unico membro ad oggi che ha tutti i punti sulla difesa anziché l'attacco, essendo un 0 di attacco e 2400 di difesa. Permette al proprietario di attivare le carte trappola paleozoico dalla mano aggirando carte come Tifone Spaziale Mistico oppure Spolverino delle Arpie, rendendo anche le carte paleozoico attivabili nello stesso turno in cui sono pescate, sbloccando e velocizzando la meccanica del mazzo. Inoltre, se questa carta ha come materiale una carta trappola, si può staccare uno per aggiungere una carta trappola paleozoic dal deck alla mano. Insomma, perfetto! Ed è ispirato all'Opabinia. Generalmente si fa questa come prima carta da extra, però è sempre molto situazionale come cosa, dipende.
Infine, il membro più recente, Cambro Raster Paleozoica Link 2, immune agli effetti dei mostri, che può bersagliare una carta nella zona magia e trappola, mandarla al cimitero, e quindi attivare tutti gli effetti, e posizionare un paleozoico a scelta dal deck sul terreno, che può essere attivato in quel turno. Inoltre, se una o più carte posizionate che controlliamo stanno per essere distrutte, possiamo invece bandire questa carta da terreno o da cimitero per proteggerla. La carta è ovviamente ispirata al Cambro Raster. Il mazzo è consistente e qualche game riesce a strapparlo, ma nulla di particolare, specie contro i mazzi del meta. La versione pura si monta al prezzo di un Super Santos e 3 tappi di spumante. Se al contrario volete la versione cattiva, ovvero quella fusa con le rane, al modico prezzo di un viaggio alla Mezzia Terme a Alabama, avrete una versione estremamente più performante, capace di abusare di ogni Xyz rango 2 ed in particolare del malvagissimo imperatore degli acquitrini. Davvero rospotente. Grazie traduttori italiani che mi avete donato la possibilità di dire questa parola. La carta in questione ha una negazione totale su effetti mostri, magie, trappole. Inoltre, fatto ciò, quella carta si può posizionare sul proprio terreno, anziché mandarla al cimitero, ragion per cui si ruba all'avversario, che sicuramente vorrà giocare di nuovo con voi, considerandovi una persona sana, equilibrata, oltre che sportiva. Assolutissimamente sì. La debolezza del mazzo può essere mitigata attraverso l'utilizzo di qualche carta come Acquitrini, una terreno che dona 1200 attacco e mostri acqua di livello 2 o meno, rendendo ogni mostro paleozoico un discreto 2400. Tranne ovviamente gli Xyz ed il Link, oppure Aquarium Stage, che rende i mostri acqua indistruttibili in battaglia, a meno che non combattino con un altro mostro acqua. Inutile dire che il Sommo Jinzo e Decreto Reale rendono il mazzo utile come una forchetta per il brodo, ma si possono creare versioni divertenti come il Paleo Artifact, facendo rincretinire l'avversario che vi vedrà settare 5 e passare il turno, ovviamente lasciandolo con l'angoscia dell'ignoto, poiché non saprà quale carte spaccare e quale no. Ovviamente nella decklist e nei replay vedrete la versione più pura possibile per mostrare la varietà del gioco, quindi non vedrete le Ash o Nibiru, ma sicuramente me le vedrete subire. Inoltre il mazzo entra in sinergia con qualsiasi trappola generica, lasciando al giocatore tantissime aperture e personalizzazioni.
Wait, what? Why you bullying me? Hold up. Surprise, motherfucker. Oh, hell no! Fuck this shit, I'm out. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento oppure un like, condividete ovviamente e se qualche archetipo vi ha incuriosito scrivete nei commenti il nome e lo porteremo sul canale.